Attraverso il fornito indice alfabetico https://www.tinelli.eu/indice.html potete trovare i video che seguono con tematiche simili all'argomento, dalla manipolazione mentale alla nobiltà nera e ai gesuiti. Gesuiti, la cospirazione, mafia farmaceutica, OMS spinge l'obbligo dell'inefficace museruola in luglio, ovvio, dittatura mondiale, strategia della manipolazione di massa, Biglino Mauro, portavoce del Vaticano, CERN e il culto di Saturno, Amazzonia, incendio, casualità o coincidenza, Giuseppe Mazzini, l'Italia contro il Vaticano. Prima guerra mondiale, da Gavrilo a Foch, la Germania umiliata a Versailles, di Horst Guerra. 4 imperi occupavano vaste porzioni di territorio europeo. L'impero austro-ungarico degli Asburgo, l'impero russo dei Romanov, l'impero tedesco di Guglielmo II e, più in Medio Oriente, l'impero ottomano. Nelle vene del vecchio continente scorreva il veleno inoculato principalmente dai protocolli dei Savi di Sion e dalla rivista gesuita La Civiltà Cattolica. E, tra i più giovani, più irrequieti, circolava il mito libertario di un certo Giuseppe Mazzini, che invocava una rivolta contro le monarchie in favore del modello repubblicano degli anglo-veneziani. Fu da uno di questi gruppi ideati da Mazzini che emerse l'autore del colpo che cambiò e segnò completamente il corso della storia recente. Fu il giovanissimo il serbo Gavrilo Princip, membro della giovane Bosnia, e in seguito si unì al gruppo di unificazione o morte, noto anche come Mano Nera, un'organizzazione militare segreta guidata da Dragutin Dmitrijević, la cui lotta consisteva nel liberare i territori serbi dalle grinfie dell'impero austro-ungarico per costruire la Grande Serbia. Il 28 giugno 1914 l'erede al trono dell'impero austro-ungarico, l'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria, e sua moglie, la duchessa Sophie Chotek, durante una visita a Sarajevo sfuggirono illesi ad un primo tentativo di assassinio con le bombe lanciate contro i loro veicoli dalla Mano Nera, sebbene altri partecipanti al corteo reale rimasero feriti. Fu in seguito, quando l'auto dell'arciduca si fermò mentre si recava a visitare i feriti dell'attentato all'ospedale di Sarajevo, che Gavrilo Princip mirò e uccise Ferdinando e sua moglie, innescando una graduale escalation delle ostilità che un mese dopo culminò con la dichiarazione di guerra dell'Austria-Ungheria alla Serbia e le successive posizioni assunte da ciascuno dei soggetti coinvolti. Quando Gavrilo Princip fu arrestato, la sua pistola modello 1910 calibro 9x17 mm, nota anche come 380 ACP o 9 corto, fu consegnata, per ragioni sconosciute, al sacerdote gesuita presente lì, che amministrò l'estrema unzione all'arciduca Ferdinando e a sua moglie. Infine, qualche anno dopo, i gesuiti consegnarono l'arma al Museo di Storia Militare di Vienna. La guerra contrappose due grandi blocchi, la Triplice Alleanza formata dall'impero tedesco, dall'impero austro-ungarico e dall'impero ottomano, a cui in seguito si unì la Bulgaria, e la Triplice Intesa, in seguito chiamata Alleati della Grande Guerra Mondiale, composta da Francia, Impero Russo e Gran Bretagna, a cui si unirono in seguito, tra gli altri, l'Italia, che faceva parte della Triplice Alleanza, ma che cambiò schieramento, e gli Stati Uniti. La guerra, iniziata il 28 luglio 1914, si concluse l'11 novembre 1918 alle 11 del mattino, quando l'impero tedesco, dopo aver subito diverse sconfitte e assediato dalla rivoluzione socialista in Russia, chiese un armistizio che fu accettato dai suoi nemici. Si stima che quasi 10 milioni di soldati e circa 13 milioni di civili morirono durante la guerra, sebbene questa cifra sia impossibile da confermare, poiché nessun organismo ufficiale ha tenuto un registro dettagliato delle vittime durante i 4 anni di conflitto. Gli aspetti più importanti e i dettagli del conflitto sono ampiamente esposti in innumerevoli pubblicazioni e non sono soggetti ad analisi che ci conducano a nuove conclusioni.
Ciò che è rilevante del conflitto in questo caso sono le conseguenze geopolitiche e i segnali che suggeriscono i prossimi passi dell'ordine del programma. Alla fine della Prima Guerra Mondiale, 4 grandi imperi cessarono di esistere: l'impero tedesco, l'impero russo, l'impero austro-ungarico e l'impero ottomano. Così la monarchia si ritirò in Europa e la forma di governo repubblicana e la banca centrale a capitale privato guadagnarono terreno, fedeli al modello anglo-veneziano. Un'altra conseguenza fu l'inizio della rivoluzione sovietica e la caduta degli zar che avevano governato la Russia per secoli. Gli Stati Uniti stanno emergendo come la più grande potenza mondiale. Nel 1919 fu creata la Società delle Nazioni, un'organizzazione internazionale il cui obiettivo principale era prevenire una nuova guerra mondiale. Furono firmati una serie di trattati di pace per ridisegnare i confini dei paesi europei e le loro colonie. Questi trattati furono concordati alla Conferenza di pace di Parigi del 1919 e includevano il Trattato di Versailles che lasciò la Germania profondamente umiliata, portando all'ascesa del nazismo. La recente e tempestiva creazione della Federal Reserve statunitense iniziò a finanziare gli alleati, in particolare Inghilterra e Francia, e in seguito il proprio paese quando entrò nel conflitto. Banchieri e produttori di armi accumularono enormi fortune mentre i soldati versavano il loro sangue sui campi di battaglia. In precedenza, nel pieno della guerra, nel 1916, la Gran Bretagna espulse gli ottomani dai territori palestinesi che aveva conquistato, creando successivamente alla Conferenza di Sanremo e il mandato della Società delle Nazioni il mandato britannico per la Palestina. E, come un abito su misura, il ministro sionista britannico Arthur J. Balfour emise una dichiarazione formale del suo governo nel novembre 1917 a sostegno di una patria ebraica nei territori palestinesi che avevano precedentemente strappato agli ottomani. La guerra arrivò a fagiolo per i Rothschild, che molti anni prima, precisamente a partire dal 1882, avevano iniziato ad acquistare terreni nella Palestina occupata dagli ottomani. Quanto opportuno fu il congresso sionista del 1887 a Basilea, dove per la prima volta si parlò di una patria per gli ebrei, un evento che tra l'altro avrebbe dovuto tenersi a Monaco, ma che gli ebrei più radicati in Germania si opposero perché non si identificavano con il sionismo. Tuttavia il suo presidente Theodor Herzl non era altro che un ebreo assimilato, come i Rothschild e tutti questi banchieri sionisti di oggi. Sono khazariani che, essendo ebrei, secondo le loro leggi religiose, non praticano la loro religione, non parlano la loro lingua, non seguono la loro cultura e non hanno empatia per il gruppo. Herzl, in uno dei suoi diari, scrisse: «È essenziale che le sofferenze degli ebrei peggiorino. Questo contribuirà alla realizzazione dei nostri piani. Ho un'idea eccellente. Indurrò gli antisemiti a liquidare le ricchezze ebraiche. Gli antisemiti ci aiuteranno e con l'obiettivo di appropriarsi delle loro ricchezze rafforzeranno la persecuzione e l'oppressione degli ebrei. Gli antisemiti saranno i nostri migliori amici». Theodor Herzl aveva ragione. Gli ebrei, in realtà, per la maggior parte khazariani, vivevano comodamente sparsi per il mondo, senza alcun interesse ad emigrare in un deserto offerto come terra promessa che non avevano mai rivendicato. Ma improvvisamente altri rivendicavano il diritto di prendersi cura di loro, mentre l'odio irrazionale invade l'Europa attraverso riviste e libri come la rivista gesuita La civiltà cattolica e i protocolli dei Savi di Sion. In altre parole, i preti incitano l'odio mentre un opuscolo antisemita circola in tutta Europa e all'improvviso emerge un movimento sionista che necessita della persecuzione e dell'assassinio degli ebrei come metodo persuasivo per convincerli della necessità di abbandonare tutto ed emigrare in Medio Oriente. Il piccolo numero di coloni inizialmente convinti si rese presto conto che non si trattava di una questione di altruismo patriottico o religioso e nel 1901 i primi coloni insediati inviarono una delegazione per chiedere a Edmund James de Rothschild quello che segue. Se volete che venga mantenuto lo Yishuv, gli ebrei che iniziarono a stabilirsi nel territorio dal 1882 fino alla fondazione dello Stato di Israele nel 1948,
Prima di tutto dovete togliere le mani e permettere ai coloni di correggere da soli ciò che necessita di essere corretto. Al che Edmond James de Rothschild rispose: ho creato io i Shub, io da solo, pertanto nessun uomo, né coloni né organizzatori ha il diritto di interferire con i miei piani. Un episodio che per molti può sembrare curioso o di scarsa importanza, è tuttavia molto rivelatore quando si tratta di cercare i soliti noti e le cospirazioni. Nel 1916 la Germania stava vincendo la guerra e offrì un armistizio alla Gran Bretagna, un accordo di cessate il fuoco affinché potessero sedersi e discutere una possibile pace, senza richieste in cambio, che gli inglesi considerarono questa una soluzione promettente. Fu in quel momento che i Rothschild, tramite il loro agente sionista Louis Brandeis, inviarono una delegazione dagli Stati Uniti in Inghilterra con la promessa di sostegno americano agli inglesi in cambio di terre palestinesi per i Rothschild. Se colleghiamo quest'ultimo dettaglio ai precedenti, è facile dedurre che avevano bisogno della guerra per obiettivi come la creazione di organizzazioni sovranazionali, la cui forza motrice intellettuale era il gesuita Pierre Teilhard de Chardin, anch'egli un seme della New Age e mentore di Mao Zedong. Che l'assedio della Russia zarista era in preparazione per le sue simpatie per la Roma cattolica e per essere un modello di monarchia, che avevano bisogno di allevare e alimentare il mostro capace di provocare un conflitto imminente di dimensioni senza precedenti, che non era sufficiente invitare gli ebrei ad emigrare in Palestina, ma costringerli a una persecuzione costante, che fosse essenziale umiliare la Germania con i trattati di Versailles per metterla alle strette al punto da ferirne l'orgoglio e indurla a rispondere con un attacco. Pertanto il finanziamento di Hitler da parte dei banchieri sionisti non è una coincidenza, perché le astute menti del grande piano operarono e lo fecero su più fronti contemporaneamente, sia tra sionisti che tra nazisti. Le mani che si muovono e le voci che sussurrano non compaiono negli organi di governo o in altre posizioni rilevanti. I soliti noti che non compaiono mai nella storia ufficiale o in innumerevoli versioni alternative di un dato evento storico tessono pazientemente e con lungimiranza una rete efficace attraverso la quale trasmettono una raccomandazione, una minaccia, una promessa e soprattutto un elogio che motiva la pedina in questione ad agire allo stesso modo con i propri subordinati o i propri organi di gestione. Per capirlo, prendiamo l'esempio di Ferdinand Foch, niente meno che maresciallo e comandante in capo degli eserciti alleati durante la Prima Guerra Mondiale. In altre parole, la figura più potente del conflitto ha un profilo che coincide con quello degli individui e delle organizzazioni che si muovono con astuzia e furtività dietro le quinte. Il maresciallo Foch si rivela il soldato perfetto sia per i protestanti che per i cattolici. Nato nel sud-ovest della Francia da una famiglia cattolica devota, frequentò le scuole a Tarbes, Rodez, Polignan e il collegio gesuita Saint-Michel e a Saint-Étienne, prima di frequentare il collegio gesuita Saint-Clément a Metz. Suo fratello, Germain Foch, divenne sacerdote gesuita. Foch è descritto come un comandante aggressivo, persino sconsiderato nelle prime campagne della Marna, delle Fiandre e dell'Artois del 1914-1916. Foch divenne comandante in capo degli alleati alla fine di marzo del 1918, di fronte all'offensiva di primavera tedesca che respinse gli alleati con truppe fresche e nuove tattiche a cui le trincee non potevano resistere. Coordinò con successo gli sforzi francesi, britannici e americani in un insieme coerente, gestendo abilmente le rispettive riserve strategiche. Fermò l'offensiva tedesca e lanciò un contrattacco decisivo per la guerra. L'11 novembre 1918 Foch accettò la richiesta tedesca di armistizio. Foch sostenne condizioni di pace che avrebbero garantito che la Germania non potesse più rappresentare una minaccia per la Francia in futuro. Considerava il Trattato di Versailles troppo indulgente nei confronti della Germania e, alla sua firma,
Il 28 giugno 1919 dichiarò: «Questa non è pace, è un armistizio ventennale». Le sue parole si rivelarono profetiche perché la seconda guerra mondiale scoppiò 20 anni dopo. Nel 1921 Ferdinand Foch fu decorato dai potenti cavalieri di Colombo e, nello stesso anno, ricevette la prestigiosa onorificenza militare dell'Ordine dei Gesuiti, la Spada Dorata di Ignazio di Loyola e una laurea ad honorem causa in diritto civile e canonico cattolico romano dalla Sala di Guerra Militare Gesuita dell'Università di Georgetown. In questa cerimonia proclamò quanto segue: «Il mio successo nella guerra mondiale è dovuto agli sforzi degli altri. Qualunque successo abbia ottenuto nella vita lo devo ai padri gesuiti del collegio di Saint Clement di Metz e al principio che mi hanno insegnato. Dio è patria. Pur non potendo salutare i reverendi padri della mia giovinezza, saluto tuttavia i loro successori». In quel momento si gira e saluta l'ordine dei Gesuiti. State iniziando a capire come la storia si riveli al di là dell'apparenza? Si comprende che non solo i governi e le banche sono strumenti capaci di scuotere le coscienze? Abbiamo raccontato tutte le fasi di un complotto, di un'agenda ben pianificata da strateghi straordinari e machiavellici che muovono le loro pedine senza essere consapevoli della loro condizione servile. Come su una scacchiera, dove il sacrificio di un pezzo scatena tutta una serie di movimenti concentrati su un fine già previsto e attentamente ponderato. Questa prima guerra, sebbene in realtà entrambe siano la stessa cosa, non ha raggiunto gli obiettivi prefissati perché era impossibile realizzare un complotto così complesso e ambizioso in un unico atto. Però per loro era imprescindibile umiliare la Germania, fino al punto di pianificare un periodo tra le due guerre che portò alla Grande Guerra Mondiale. Grazie di aver guardato fino alla fine. Non dimenticare, se ancora non lo hai fatto, di regalare o regalare i libri Il risveglio e Il secolare nuovo ordine del male, sempre in pronta consegna. Anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè è ben accetto attraverso PayPal. Tutti i link in descrizione.